Un angelo del Signore, avvolto di luce, illumina la notte e consegna ai pastori la buona notizia. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E tra lo stupore dei poveri e il canto degli angeli il cielo si apre sulla terra. Dio si è fatto uno di noi per farci diventare come Lui. È disceso in mezzo a noi per rialzarsi e importarci nell'abbraccio del Padre. E questa, sorelle e fratelli, è la nostra speranza. Dio è l'Emanuele, è Dio con noi. L'infinitamente grande si è fatto piccolo. La luce divina è brillata fra le tenebre del mondo. La gloria del cielo si è affacciata sulla terra e come? Nella piccolezza di un bambino. E se Dio viene anche quando il nostro cuore somiglia a una povera mangiatoia, allora possiamo dire: la speranza non è morta. La speranza è viva e avvolge la nostra vita per sempre. Con l'apertura della Porta Santa abbiamo dato inizio a un nuovo giubileo. Ciascuno di noi può entrare nel mistero di questo annuncio di grazia. Questa è la notte in cui la porta della speranza si è spalancata sul mondo. Questa è la notte in cui Dio dice a ciascuno: c'è speranza anche per te. C'è speranza per ognuno di noi. Ma non dimenticatevi, sorelle e fratelli, che Dio perdona tutto. Dio perdona sempre. Non dimenticatevi questo. E questo è un modo di capire la speranza nel Signore. Per accogliere questo dono siamo chiamati a metterci in cammino con lo stupore dei pastori di Betlemme. Il Vangelo disse che essi, ricevuto l'annuncio dell'angelo, andarono senza indugio. Questa è l'indicazione per ritrovare la speranza perduta. Rinnovarla dentro di noi, seminarla nelle desolazioni del nostro tempo e del nostro mondo, senza indugio. E ce ne sono tante desolazioni in questo tempo. Pensiamo alle guerre, ai bambini mitragliati, alle bombe sulle spoglie e agli ospedali. Non indugiare, non rallentare il passo, ma lasciarsi attirare dalla bella notizia. Senza indugio andiamo a vedere il Signore che è nato per noi, con il cuore leggero, sveglio, pronto all'incontro, per essere capaci di tradurre la speranza nelle situazioni di nostra vita. E questo è il nostro compito, no? Tradurre la speranza nelle diverse situazioni della vita. Perché la speranza cristiana non è un lieto fine da attendere passivamente, non è un happy end di un film. È la promessa del Signore da accogliere qui, ora, in questa terra che soffre e che geme. Essa ci chiede perciò di non indugiare, di non trascinarci nelle abitudini, di non sostare nelle mediocrità e nella pigrizia. Si chiede, direbbe Sant'Agostino, di sdegnarsi per le cose che non vanno e avere il coraggio di cambiarle. Ci chiede di farci pellegrini alla ricerca della verità, sognatori, mai stanchi, donne e uomini che si lasciano inquietare dal sogno di Dio, che è il sogno di un mondo nuovo, dove regnano la pace e la giustizia. Impariamo dall'esempio dei pastori. La speranza che nasce in questa notte non tollera l'indolenza del sedentario, il pericolo di sistemarci nelle nostre comodità. La speranza non ammette la falsa prudenza di chi non si sbilancia per paura di compromettersi e il calcolo di chi pensa solo a se stesso.
La speranza è incompatibile col quieto vivere di chi non alza la voce contro il male e contro le ingiustizie consumate sulla pelle dei più poveri. Al contrario, la speranza cristiana, mentre ci invita alla paziente attesa del regno che germoglia e cresce, esige da noi l'audacia di anticipare oggi questa promessa attraverso la nostra responsabilità, e non solo la nostra responsabilità, la nostra compassione. E qui forse ci sarà bene domandarci sulla propria compassione. Io ho compassione? So patire con? Pensiamoci. E guardando come spesso ci sistemiamo in questo mondo adattandoci alla sua mentalità, un bravo prete, scrittore, così pregava per il Santo Natale. Signore, ti chiedo qualche tormento, qualche inquietudine, qualche rimorso. A Natale vorrei ritrovarmi insoddisfatto, contento ma anche insoddisfatto, contento per quello che tu fai tu, insoddisfatto per le mie mancate risposte. Signore, toglici per favore le nostre paci fasulle e metti dentro la nostra mangiatoia, sempre troppo piena, una brancata di spine. Mettici nell'animo la voglia di qualcos'altro. La voglia di qualcos'altro. Non stare fermi. Non dimentichiamo che l'acqua ferma è la prima a corrompersi. La speranza cristiana è proprio qualcos'altro, che ci chiede di muoverci senza indugio. A noi discepoli del Signore, infatti, è chiesto di ritrovare in Lui la nostra speranza più grande, per poi portarla senza ritardi, come pellegrini di luce nelle tenebre del mondo. Sorelle e fratelli, questo è il Giubileo, questo è il tempo della speranza. Esso ci invita a riscoprire la gioia dell'incontro con il Signore, ci chiama al rinnovamento spirituale e ci impegna nella trasformazione del mondo, perché questo diventi davvero un tempo giubilare. Lo diventi per la nostra madre terra, deturpata dalla logica del profitto. Lo diventi per i paesi più poveri, gravati da debiti ingiusti. Lo diventi per tutti coloro che sono prigionieri di vecchie e nuove schiavitù. E a noi tutti il dono e l'impegno di portare speranza dove è stata perduta, portarla dove la vita è ferita, nelle attese tradite, nei sogni infranti, nei fallimenti che frantumano il cuore, nella stanchezza di chi non ce la fa più, nella solitudine amara di chi si sente sconfitto, nella sofferenza che scava l'anima, nei giorni lunghi e vuoti dei carcerati, nelle stanze strette e fredde dei poveri, nei luoghi profanati dalla guerra e dalla violenza. Portare speranza lì, seminare speranza lì. Il Giubileo si apre perché a tutti sia donata la speranza del Vangelo, la speranza dell'amore, la speranza del perdono. E torniamo al Presepe, guardiamo il Presepe, guardiamo la tenerezza di Dio che si manifesta nel volto del bambino Gesù e ci chiediamo, c'è nel nostro cuore questa attesa? C'è nel nostro cuore questa speranza? Contemplando l'amabilità di Dio che vince le nostre difficoltà, che questa visione di speranza illumini il nostro cammino di ogni giorno. Sorella, fratello, in questa notte è per te che si apre la porta santa del cuore di Dio. Gesù, Dio con noi, nasce per te, per me, per noi, per ogni uomo e ogni donna,
E sai, con Lui fiorisce la gioia, con Lui la vita cambia e con Lui la speranza non delude.